Ed eccomi qui, oggi vi presento un vecchietto del marchio Shindaiwa. Come avete ovviamente notato, c'è un pezzo non originale. Questo qui. Il suo originale si è distrutto, diciamo. E ho provato ad adattare lo zainetto, chiamiamolo così, dell'Active. Sembrava quasi uguale, quindi l'ho adattato. E devo dire che funziona abbastanza bene. Allora, perché vi ho mostrato questo decespugliatore? Perché è molto vecchio come decespugliatore. È uno dei pochi decespugliatori usciti talmente bene che non voglio nemmeno cambiarlo, deve proprio sfasciarsi completamente per cambiarlo questo decespugliatore. Ed è questo che mi ha fatto venire voglia di comprare Shindaiwa come marchio di macchinari per giardinaggio, perché durano, è un marchio che dura un casino. E visto che io non ho il vizio di cambiarlo ogni anno il mezzo, prima che ne cambio uno ce ne va un pochettino, questo è il mio marchio reale. Poi comunque la manutenzione, i componenti tecnici, meccanici, eccetera, eccetera, sono abbastanza semplici da riuscire a gestirlo anche io senza doverlo portare a un tecnico. Infatti, io ho già cambiato la messa a moto, che si è sfasciato tutta la molla interna. Dentro qui c'è una molla interna che si è tutta spaccata, la cordicina è nuova. Ci sono i vari filtri dell'aria, ma questi qui ti durano una vita alla fine, quindi bene. Il compito di oggi è fare manutenzione a questo mezzo. Eccomi in una posa a quanto sta. Per prima cosa devo staccare la guaina dal motore, chiamiamola guaina, adesso non so il suo nome corretto qual è, e vediamo questa barra metallica interna, questa come è messa, che pose. Vista a occhio sembra ancora abbastanza buona come barra metallica. La sfilo tutta per vedere se si stanno allargando queste sue abitazioni. Togliamo un litro dalla videocamera. Come si vede abbastanza bene. Bene, visto che qui è a posto, mettiamoci un pezzo di carta per terra. Non mi resta che ingrassare il tutto. Quindi allora io lo faccio a modalità brutta perché comunque non mi hanno mai spiegato, nemmeno i negozianti, non mi hanno mai spiegato correttamente come si ingrassa sta specie di barra metallica che c'è all'interno. Quindi
la faccio proprio alla brutta. Ovviamente utilizzo il suo grasso speciale della Shintaiwa e non mi resta che incominciare a ingrassare, però non lo metto così direttamente, adesso vi faccio vedere. Grazie a uno dei miei cani, anzi a tutti e due i miei cani, che gli è venuta disenteria, ho recuperato questo enorme siringone dal veterinario e adesso questo siringone facciamo così, riesco a piano piano, adesso sto facendo schifo, con una mano sola è complicato, riesco a far ingrassare un po' più umanamente tutta la parafilettata. E voilà, adesso ho fatto proprio a cacchio di cane, ma vabbè, e adesso pian piano la metto dentro, il più se lo riprende dentro, ma tanto non è finita, quindi non spreco nemmeno un pezzo di grasso, mi serve solo per non sporcare il pavimento, e voilà. Tanto questa si è acciucciata, vedete? Si è ingrassato abbastanza bene. Tanto questo si è acciucciato tutto adesso. Fatto. Ed eccoci qui con questa strana prospettiva. E adesso non ci resta che azzeccare il bucotto, perché tirarlo fuori è facile, metterlo poi dentro è un po' più complicato, quindi per prima cosa guardiamo bene dentro il bucotto, facciamo il gineco del decespugliatore, ok. Fatto, più veloce che mai. Molte donnine saranno soddisfatti di questa manodopera abbastanza centrata. Dopo aver ingrassato la guaina, chiamiamola così, ci concentriamo sul davanti, ovvero qui testina. Come potete vedere qui ci ho già messo un ingrassatore, una vite che poi qui si attacca all'ingrassatore e basta pigiare, e la testina e il pezzo davanti del decespugliatore attaccato alla testina si ingrassa facilmente. Ed ecco il mio secondo giocattolo, un ingrassatore manuale che lo posiziona esattamente qui, vedete? E adesso basta che impiccio un po'. Ops, mi ero dimenticato che c'era la valvola, vedete? È anche intelligente. Vedete? Ops, un po' esagerate, un pochettino esagerate.
ma so che è ingrassato adesso. So che è abbastanza ingrassato. Aspettate un attimo che riprovo. Ok, dopo aver visto che il suo pistello qui funziona dentro il grasso, la manutenzione del decispugliatore è finita. Il filtro dell'aria è già stato soffiato quando l'ho messo via e non c'è nient'altro. Quindi questi sono mezzi semplicissimi che possono essere utilizzati anche da ragazze facilmente, cioè non è un mezzo solo maschile. Questa marca non li fa solo per i maschi, per mezzi maschili. Dopo aver verificato che tutte le funzioni meccaniche sono state abbastanza lubrificate, abbiamo finito la manutenzione del decispugliatore. Non resta che accenderlo. Come potete vedere, questo marchio di decispugliatore è abbastanza facile da fargli fare anche la manutenzione, non devi fare niente di che, devi soltanto stare attento che dopo 62 ore di utilizzo, quindi un bel po', devi ringrassare la guaina, tutto lì. Per il resto la testina devi ingrassarla ogni tanto e boom, accendiamolo, vediamo se si accende. Dopo un anno di ferma vediamo se si accende al primo colpo. Aggiungiamo io ovviamente la miscela che non c'è, gliel'ho tolta, quest'inverno gliel'ho tolta, non gli lascio mai i carburanti nel motore, in vari motori li tolgo tutti, le miscele le tolgo tutte. Anche questo modello obsoleto ha un sistema di pompaggio, non so se riesco a farvelo vedere, vedete, è lì. Quindi è un'accensione abbastanza facile. Bastano 10 pompe. Mettiamo via la miscela. E vediamo se si accende. Ops,
sarà incastrato un pezzettino. Adesso pensavo che era accelerato e invece regoliamo il minimo. Ok. C'è un pezzettino qui difettoso, che è già difettoso di suo, che è questo qui, adesso ve lo faccio vedere. Questo qui, vedete? Questo ogni tanto si blocca, questo è il pezzo dell'acceleratore che ogni tanto si blocca, non va in sede e mi accelera del cespugliatore. Quindi cosa ha fatto? Mi ha dato una mega accelerata subito iniziale, pensavo che c'era il minimo da regolare, ho diminuito lievemente, ho fatto spegnere il mezzo, ma è stato abbastanza facile da riregolare, come avete visto, non è così complicato. Bene, per il momento è tutto e noi ci vediamo al prossimo filmato.